Buongiorno e benvenuti e benvenute a tutti e a tutte. Oggi ci occuperemo di Word, il più famoso programma di videoscrittura, quello che quasi tutti utilizzano. Eh, Prima di andare a vedere l'interfaccia di Word vi faccio due raccomandazioni, che sono poi sempre le solite raccomandazioni, che se vi piace particolarmente quello che io vi racconto, quello che io vi spiego, pollicione in su. Se poi volete che più persone possibili possano usufruire di questi contenuti completamente gratuiti, pollicione in su. Vi ricordo inoltre, come ultima cosa, che su questo canale, oltre a un corso di Word, c'è un corso di Excel e altre piccole cose particolari, come ad esempio in Maya calcolavano senza le tabelline, facendo le moltiplicazioni, quindi ci sono alcune piccole chicche. Se uno vuole girare, diciamo, per il canale, potrebbe trovare alcune cose interessanti. Ricordato questo, andiamo a vedere l'interfaccia di Word. Allora, quando si apre Word, ci si presenta davanti agli occhi questa schermata qui. Anche se non sembra, questa schermata è divisa in varie parti. Questa parte bianca qui centrale è il nostro foglio di scrittura dove dovremo scrivere. Adesso io qui, per non lasciarlo completamente bianco, ho generato un testo completamente un riempitivo, un testo casuale. Vi spiegherò poi successivamente come si può generare un testo casuale per riempire il documento e quindi per testare alcune funzionalità di questo programma oppure per altri usi, quando si devono testare praticamente anche i siti internet oppure altri programmi che necessitano di avere dei riempitivi. È inutile andare a cercare riempitivi in giro per il mondo in internet, ma si può generare un riempitivo con due semplici funzioni. Poi le andremo a vedere. A parte questo, diciamo, in piccolo inciso, andiamo a vedere come si predispone l'interfaccia di Word. Allora, in alto a sinistra, in questa parte qui, c'è la barra di accesso rapido. La barra di accesso rapido, come dice la parola, è una barra in cui si trovano alcuni comandi. Questi sono i comandi di default. È possibile personalizzarla e lo vedremo in un prossimo tutorial per avere qui a portata di mano i comandi che usiamo più di frequente, quelli che ci piacciono di più e quelli che vogliamo avere sempre in primo piano. Successivamente c'è il nome del documento, la stringa di ricerca e qui le solite, diciamo, iconcine, nome, e queste ultime tre iconcine le conosciamo tutti, sono il chiudi, iconizza e ingrandisci, servono per la visualizzazione. Sotto questa parte qui con tutti questi nomi, queste etichette più questa parte qui fanno parte di una medesima barra che si chiama barra multifunzione oppure ribbon. Questa barra multifunzione è formata da due parti: una prima parte, questa qui con le etichette, e se io clicco su ogni etichetta vedete che cambia tutta la parte sotto perché sono collegate. Ogni etichetta ha i suoi comandi, quindi progettazione avrà questi comandi qui, il layout avrà questi, i riferimenti escono fuori tutti questi comandi, revisioni, visualizza, insomma tutta una serie di etichette di comandi che andremo a vedere in un tutorial successivo. Vedrete che come sono organizzati, si possono espandere con queste freccette qui, si possono modificare, personalizzare. La parte centrale è questa parte qui del foglio bianco dove noi andremo a scrivere e a formattare il nostro testo, e poi sotto c'è un'ultima barra, questa qui bassa, divisa in due parti: una prima parte a destra dove troviamo lo zoom, quindi che ci permette di ingrandire o rimpiccolire
la dimensione del nostro foglio, quindi per rendere più facilmente visibili alcuni particolari. E poi ci sono 4 icone molto importanti. Allora, quest'icona qui dove c'è scritto layout di stampa è quella che noi utilizziamo oltre per stampare per lavorare, quindi questa che voi vedete, quella di default. A sinistra di quella di default l'etichetta modalità di lettura ci permette di concentrarci maggiormente sulla lettura del documento. Adesso vi faccio vedere cosa fa. Vedete, ha messo in primo piano il documento, lo ha ingrandito, ha fatto sparire praticamente la parte superiore con il ribbon, perché noi con questa modalità ci serve di avere più spazio possibile per leggere il nostro documento. Torniamo indietro, eccolo qui. Questo è, diciamo, quello di stampo, di lavoro, quindi ha fatto sparire tutta questa parte qui, ha anche allargato i margini. Se poi vogliamo ulteriormente concentrarci proprio sul documento, possiamo utilizzare la modalità focus. La modalità focus è una modalità in cui non soltanto come in lettura viene ampliata la parte scritta, che occupa praticamente quasi la totalità dello schermo, ma vengono anneriti anche i bordi. Questo perché così ci possiamo concentrare assolutamente sul nostro documento. Con ESC si torna indietro. Questa quarta icona è una cosa un po' particolare, perché se voi ci fate passare il mouse c'è scritto layout web, cioè questa è la modalità, questa qui, in cui noi possiamo scrivere anche pagine HTML, quindi delle pagine che servono per i siti web. Ovviamente non ha gran senso utilizzare questa funzionalità di Word per scrivere un testo HTML, essendoci dei programmi di programmazione che oltre a poterci far scrivere offrono tutta una serie di funzionalità aggiuntive, quindi diciamo che sicuramente non viene utilizzato, però c'è comunque la possibilità di utilizzarlo almeno all'inizio. E queste sono le 4 icone di visualizzazione di un documento. A sinistra possiamo vedere che c'è una parte di gestione proprio del documento, cioè vengono contate il numero di pagine di questo documento in automatico. Ogni volta che uno scrive e inizia a scrivere la seconda pagina vengono contate qui le pagine. Viene visualizzata la pagina 2 di 2, quindi sappiamo che questa è la seconda pagina delle 2 pagine del documento. Invece qui, se noi scorriamo all'inizio, questo viene descritto che è la pagina 1 delle 2 pagine del documento. Poi qui vengono contate le parole di tutto il documento, quindi questa è una funzionalità molto importante, molto utile se uno deve scrivere delle cartellette o dei documenti che hanno un minimo obbligatorio di parole. Qui le conta, quindi questa basta guardare qui per vedere se siamo andati lunghi rispetto alle richieste. Vabbè, italiano, questa è la lingua. Completamento del testo vuol dire che se noi scriviamo una parola lui capisce cosa vogliamo scrivere, ci fa il completamento del testo. L'accessibilità è qui che nessuna macro è stata applicata. Per questo primo tutorial è tutto. Io vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial.